Il lusso tedesco degli anni 50 con Cristiano Luzzago a bordo della Mercedes 300 Adenauer. Amici di Gentleman Driver, oggi abbiamo la fortuna di presentare una vettura Mercedes di grande prestigio e molto rara. Si tratta dell'ultima produzione della serie delle Mercedes 300, che per un decennio, dal 51 al 62, è stata la vettura di maggior prestigio del marchio. Infatti Mercedes, dopo un periodo bellico che naturalmente ha dato grosse difficoltà alla propria industria come tutte le industrie tedesche, nel dopoguerra ha la necessità di introdurre una nuova serie di vetture di rappresentatività per eccellenza sia del marchio ma anche degli utilizzatori. A dimostrazione del fatto che questa doveva essere una vettura di grande rappresentanza è il soprannome che ha. Infatti questo modello è denominato Adenauer perché il cancelliere tedesco Konrad Adenauer nel corso della sua carriera politica utilizzò spesso i modelli della gamma 300. Si narra addirittura che quando la vide la prima volta disse: molto bella, ma non c'è qualcosa di più grande? Quasi come se le dimensioni di questa vettura non fossero già enormi. La 300D si distingue da tutte le altre 300 perché la linea della carrozzeria è stata completamente ridisegnata. Infatti le finestrature sono molto più ampie, il padiglione del tetto è completamente diverso e per adeguarsi al gusto americano, che era comunque il mercato di riferimento per la Mercedes come per tutte le altre case automobilistiche europee, viene introdotta questa ampia vetratura delle portiere senza montante, la cosiddetta pillarless. Infatti, quando noi apriamo le portiere della vettura, ci rendiamo immediatamente conto che si crea una zona totalmente vuota per la mancanza del montante. E pensate, portiere di questa mole e di questo peso, dopo tanti anni, come si chiudono ancora perfettamente, nonostante siano sostenuti soltanto da un piantore centrale. La grande accessibilità di questo modello e il comfort degli interni la rese una vettura adatta sia per la rappresentanza ma anche per un utilizzo diretto senza autista. Quello che differenzia questo modello dai precedenti è che mentre i precedenti erano forniti sia nella versione passo corto che nella versione limousine, la 300D è fornita soltanto nel passo lungo, quindi nella versione limousine, ed è per questo motivo che vediamo un così grande spazio sul retro destinato a dare il massimo comfort a chi è trasportato. L'ultima serie della Mercedes 300, a differenza dei modelli precedenti che avevano una linea un po' goffa determinata anche dalle dimensioni della vettura, in virtù del padiglione del tetto completamente ridisegnato e della finestratura senza montanti, ha invece una linea molto filante, snella ed attraente, che ne ha determinato sicuramente il successo che ha avuto nel mercato americano. Il cruscotto della 300D è particolarmente lussuoso ed esprime il massimo della raffinatezza, legni pregiati, cromature filigranate, pomoli cromati, ma soprattutto, oltre alla strumentazione molto dettagliata, abbiamo un piccolo interruttore sulla sinistra del piantone dello sterzo che potrebbe passare inosservato, ma che rende unica questa vettura rispetto ai modelli precedenti. Infatti questo interruttore elettrico consente la regolazione delle barre di torsione del retrotreno e produce l'irrigidimento o l'ammorbidimento a seconda della necessità di guida. Una delle particolarità di questa vettura, che differentemente dalla maggior parte delle auto nelle quali per avviare il motore bisogna girare la chiave o premere il pulsante dell'avviamento, nel caso di questa, una volta girato il contatto dell'accensione, bisogna premere la leva delle marce che nella posizione neutral, spostandolo in avanti, produce l'avviamento del motore. L'ultima serie della Mercedes 300 ha anche molte modifiche nella parte meccanica. Infatti nei modelli precedenti il cambio era fornito manuale e solo come opzionale era dotata del cambio automatico. In questo modello, che era destinata principalmente al mercato americano, invece il cambio automatico, un Borg Warner 3 marce, era di serie.
Altra cosa molto importante è il vero e proprio cuore pulsante della macchina, cioè il motore, che è il nuovo motore M189, che è lo stesso motore ad iniezione meccanica Bosch che equipaggerà anche le famose 300 SL ali di Gabbiano. Infatti questo motore, a differenza dei precedenti che avevano soltanto 115-125 cavalli, è dotato di ben 160 cavalli che riescono a spingere questa vettura del peso di quasi 2 tonnellate a 170 km/h.